Gennaio è il mese dei buoni propositi, è il mese in cui di solito si decide di mettersi un pochino in riga a livello alimentare dopo gli sgarri del periodo delle feste di fine anno. È anche il mese che da un po' di tempo è stato dedicato al Veganuary. Veganuary è un termine inglese che unisce le parole vegan, cioè vegano, e January, cioè gennaio. Si tratta infatti di un'iniziativa che invita la gente a mangiare solo vegano per un mese intero. Può essere visto come una sfida per imparare a cucinare cose nuove, a sperimentare con abbinamenti o gusti che di solito non si utilizzerebbero. Nella cucina vegetale un ruolo molto importante ce l'hanno le spezie, perché giocando con l'utilizzo di varie spezie si riesce a dare sapore ad alimenti che magari risulterebbero un pochino blandi. Oggi facciamo una sfida del Veganuary anche noi. Voglio infatti trasformare un pasto da fast food in un pasto da fast food gourmet e anche vegano. Prepareremo infatti dei coloratissimi burger di verdure accompagnati dalle patate arrosto e poi faremo una salsa aioli allo zafferano, ovvero una maionese in cui viene aggiunto l'aglio, e noi ci aggiungeremo anche lo zafferano per dare un tocco di colore e di sapore in più. Partiamo dalle patate. Le faremo arrosto. Vanno prima sbucciate e tagliate a pezzi grossi di 4-5 cm. Io le ho già sbucciate e le ho messe in acqua perché altrimenti diventano nere. Il nostro obiettivo per queste patate è quello di creare un contrasto, una crosta super croccante che racchiude all'interno uno scrigno morbido. Per fare questo il segreto non è nel forno ma è nell'acqua. Infatti prima di infornarle bolliremo le nostre patate per 10 minuti in acqua già bollente a cui va aggiunto un mezzo cucchiaino di bicarbonato. Allora, le patate sono pronte, le abbiamo scolate e le ho lasciate riposare un minuto in modo che perdessero tutta l'umidità. Adesso arriva la parte divertente. Le ributtiamo in pentola, come vedete l'esterno è già un pochino spappolato, e poi scuotiamo violentemente la pentola per creare una specie di pastella sulla superficie delle patate. Ecco qua. Adesso le mettiamo in una teglia e le condiamo bene con olio, sale grosso o sale in fiocchi e un pizzichino di pepe. Mescoliamo bene in modo che le patate risultino ben unte e cerchiamo anche di separarle tra di loro. Adesso vanno in forno 200 gradi ventilato oppure 220 gradi forno statico. Devono cuocere in tutto 40 minuti circa. A metà cottura le rigiriamo e inseriremo nella teglia anche 2 rametti di rosmarino e qualche spicchio d'aglio schiacciato. Via in forno per i primi 20 minuti. Mentre le patate si cuociono, prepariamo i nostri burger di barbabietola e fagioli cannellini. Per preparare questi burger servono pochissimi ingredienti: cipolla, barbabietola già cotta, fagioli cannellini e spezie varie e pangrattato ovviamente. La cipolla va fatta stufare in un filo d'olio in padella con un pizzico di sale e un goccino d'acqua per non farla bruciare. Mettiamo tutte le verdure nel frullatore. Aggiungiamo anche sale, un pizzico di pepe e un pochino d'aglio tritato e poi frulliamo tutto. Adesso trasferiamo il composto nella ciotola e cominciamo ad aggiungere il pangrattato un po' alla volta. In descrizione vi lascio comunque anche la lista degli ingredienti e il link all'articolo sul blog in cui trovate tutto il procedimento e di nuovo tutta la lista degli ingredienti. I segreti per ottenere delle polpette vegetali della consistenza perfetta sono 2. In caso negli ingredienti ci fossero le patate, scegliete delle patate un pochino vecchie perché sono quelle più ricche di amido e l'amido della patata aiuta da collante con tutti gli altri ingredienti. Nel nostro caso invece la patata non c'è, quindi dobbiamo giocarcela col pangrattato. Infatti lo aggiungiamo un pochino alla volta. Cominciamo con qualche cucchiaio e poi lasciamo insaporire l'impasto qualche minuto. In questo modo il pangrattato comincerà ad assorbire l'umidità del composto e potremo valutare se è necessario aggiungerne ancora o se invece va già bene. È ancora troppo molliccio e quindi aggiungiamo ancora pangrattato. Se l'impasto risulta ancora morbido, aggiungete un pochino di pangrattato alla volta. Se invece vi accorgete che per sbaglio ne avete aggiunto troppo e l'impasto risulta troppo sodo e non riuscite a formare le polpette, aggiungete un goccino d'acqua oppure un filino d'olio. Direi che adesso con la consistenza ci siamo. Metto un po' di pangrattato in un piattino perché mi servirà poi per impanare gli hamburger. Un filo d'olio sotto e comincio a formare le mie polpette. Potete decidere se farle a forma di polpette, quindi tonde oppure un pochino schiacciate, oppure invece se fare dei burger. Presso la polpetta la passo nel pangrattato
e la metto sulla teglia. Un altro filo d'olio sopra e poi inforniamo. Nel frattempo è suonato anche il timer, quindi è il momento di tirar fuori la teglia delle patate dal forno, mescolarle e aggiungere l'aglio e il rosmarino. Nel frattempo cuociamo anche i nostri burger. Potete decidere se rosolarli in padella con un filo d'olio oppure io ne approfitto, il forno acceso, inforno anche gli hamburger che cuoceranno sempre a 200 gradi per 15 minuti circa. Mentre le patate e i burger sono nel forno e si stanno cuocendo, prepariamo la salsa. La salsa aioli è semplicemente una maionese a cui viene aggiunto l'aglio. L'aglio va sempre a discrezione, io parto con uno spicchio perché non voglio avere una cosa immangiabile. Tagliamo lo spicchio, togliamo l'anima, che è la parte che risulta di solito indigesta, lo tritiamo un pochino o comunque lo tagliamo a pezzetti e lo infiliamo nel bicchiere del mixer. Se siete bravi e avete voglia potete pestarlo prima nel mortaio in modo da ottenere una cremina. Come latte è sempre meglio preferire quello di soia, ovviamente non zuccherato, a temperatura ambiente, perché il latte di soia contiene la lecitina, che è un emulsionante naturale e quindi dovrebbe favorire la buona riuscita della vostra maionese. Aggiungiamo il nostro latte, 100 ml, comunque vi lascio sempre tutto sia in descrizione che nell'articolo sul blog, e frulliamo. Oltre al latte di soia ci servirà olio di semi di girasole, un pizzico di sale, un mezzo cucchiaino di senape, che anche quello serve come emulsionante, e un cucchiaio di limone, di succo di limone filtrato, a cui io ho aggiunto qualche stimma di zafferano per colorarlo. Aggiungiamo il pizzico di sale, la senape, il succo di limone colorato, che macchia di più delle barbabietole, e poi aggiungiamo l'olio a filo. Già pronta! Non ci credo neanch'io! È tutto pronto, manca giusto un pizzico di sale in più sulle patate. Io ho deciso di impiattare i miei burger, ovviamente però potete servirli dentro un panino con una foglia di insalata, una fetta di pomodoro e una bella cucchiaiata della salsa aioli che abbiamo preparato insieme. Lo zafferano in questa salsa non altera il sapore complessivo, serve solo per dare quel tocco di colore in più, perché altrimenti la maionese vegana sarebbe molto bianchiccia col fatto che non c'è il giallo del tuorlo a colorarla. Spero di avervi dimostrato che mangiare vegetale è molto più semplice di quello che uno può pensare. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Fatemi sapere nei commenti se questa ricetta vi è piaciuta e se proverete anche voi a farla. Ciao e alla prossima!